Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video che mi è stato richiesto tante volte, non questo nello specifico ma il contesto in generale, perché tante volte mi chiedete di farvi vedere che antifurti monto, di parlarvi di antifurti eccetera eccetera. È un discorso diciamo che va molto più sul tecnico, anche perché io non installo mai tanti furti con prodotti che si trovano diciamo da supermercato, grosse distribuzioni o internet. Video riservato più agli installatori per la parte che riguarda diciamo l'hardware, le caratteristiche e tutto, ma che diventa molto interessante per gli utenti, perché voi ad esempio potrete vedere il prodotto di oggi, tutta la gamma di accessori, di periferiche che danno, e se di vostro interesse potete parlarne col vostro installatore di fiducia che magari non conosce questo marchio ma che dovrebbe conoscere e che quindi a sua volta si può interessare dal proprio distributore di zona, può contattare l'azienda per vedere se eventualmente tramite distributore o altri punti effettuano dei corsi, conoscere meglio questo prodotto perché ha delle potenzialità veramente infinite. Oggi vi parlo di questo prodotto è un marchio italianissimo, azienda che tra l'altro ho qui vicino a Torino, e si chiama 2V. La 2V è un'azienda che opera da un sacco di tempo a livello mondiale, ha una gamma di prodotti molto ampia, alcuni più diciamo datati che però continua a commercializzare. Tra l'altro hanno una gamma di sensori esterni, di barriere, di prodotti che sono molto conosciuti e molto utilizzati anche con altri impianti. Oggi parliamo dell'ultimo prodotto, diciamo il più tecnologico e smart che hanno messo sul mercato, che si chiama EasyLAN. Se dalla forma vi ricorda qualche altro marchio vi dico sì, ma con questo grosso ma, perché è vero che a livello di design può ricordare altri prodotti senza stare a nominarli, ma diciamo che in questa tipologia di prodotto, che è una centrale smart da mettere in un'abitazione dove rimane a vista ed è anche comodo averla a portata di mano, vi farò vedere perché, la ricerca del design non può discostarsi così tanto da prodotti che già esistono. Come succede per i telefoni, una volta che si trova diciamo il design che funziona è facile che tutto diciamo l'ambiente utilizzi più o meno lo stesso design, però quello che cambia è poi quello che c'è dentro. Questa centrale rispetto alle altre innanzitutto viene venduta diciamo in un'unica versione già full optional. Non abbiamo ad esempio il problema di sceglierla in versione wifi, senza wifi, con la SIM, senza SIM, con la porta di rete, senza porta di rete, perché questa nasce con tutte le connessioni già a bordo. Vi do due numeri giusto per capire: centrale radio 868 completamente bidirezionale, gestisce fino a 64 dispositivi suddivisibili per 8 settori o 8 aree, come magari di solito uno è abituato a chiamarli. Quindi questo la posiziona ad un livello molto alto. La possibilità di avere più aree completamente personalizzabili diventa molto importante in ambientazioni, in installazioni un po' più particolari. Ovviamente nel domestico, dove abbiamo il solito appartamento con il perimetrale, sensori interni, non c'è bisogno di tutte queste possibilità, però lei le ha. Cosa molto importante, ha la videoverifica che può essere gestita con i suoi sensori che hanno diciamo la telecamerina a bordo e sia con telecamere IP. Come telecamere ne può gestire fino a 8 e lo stesso numero gestisce come sensori. Per ogni evento di allarme memorizza 3 immagini, non una ma 3 immagini che vengono inviate. In caso di allarme è possibile anche inviarle ad esempio come allegato tramite email, oppure possono essere richiesti in qualsiasi momento dall'utente, quindi non solo quando viene diciamo rilevato o generato un allarme, ma anche su richiesta del cliente, e questa cosa non ce l'hanno tutti. Una cosa molto importante per chi ci tiene anche alla privacy: tutte le immagini vengono gestite direttamente sulla centrale, non vengono sparse in un cloud chissà dove, ma tutta la gestione della parte smart e delle immagini che vengono memorizzate è tutto qua dentro, non c'è nessun vostro dato, nessuna vostra immagine che va in giro per il mondo. Adesso apriamo la centrale, ve la faccio vedere, vi spiego 2 o 3 cose, guardiamo anche la gamma di sensori, guardiamo qualche periferica e poi proviamo a vedere come si configura, come si usa. Vi faccio vedere un attimino come funziona. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche, e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Partiamo quindi dalla centrale che viene venduta in 3 versioni. Questo che
diciamo il pacchetto più completo, che include centrale, telecomando, contatto magnetico e sensore con videoverifica, oppure viene venduta nella versione col sensore normale senza videoverifica, oppure c'è la centrale singola. Scatola che vi fa già vedere l'anteprima della centrale della parte che rimane a vista, del telefono con l'app utente. Abbiamo tutte le caratteristiche dell'azienda. Mi sono dimenticato una cosa. Made in Italy al 100%, ma proprio 100%. Ho avuto la fortuna di farmi aprire il cancello dell'azienda, far visita, diciamo, a tutta la parte produttiva, gestionale, tecnica, con l'audio, eccetera. Fanno tutto qui in Italia, ma anche le plastiche, l'assemblaggio dei prodotti, chiaramente comprano dei componenti dalla Cina. Tra l'altro è un periodo dove, come sapete, c'è difficoltà a reperire alcuni componenti elettronici, parti di display, eccetera, quindi anche loro stanno attraversando un momento tecnicamente difficile, però ho visto veramente con mano come viene prodotto il tutto, con passione, da generazioni. Quando decido di montare un prodotto, o lo smonto io e cerco di capire come è fatto e tutto quanto, o vado a vedere dove lo fanno. Due sono le cose. Dopodiché so la qualità con cui viene concepito e realizzato, e allora inizio a proporlo ai clienti. Questa è l'ottica con cui lavoro, perché un conto è fare video recensioni quando ti mandano i prodotti e poi avere un giudizio oggettivo e analizzare al meglio come sono fatti e come vanno i prodotti. Un conto è installare dai clienti dei prodotti dei quali poi mi prendo la responsabilità, e allora devo capire determinate cose. Qui andiamo sul sicuro, e tra l'altro hanno un'assistenza tecnica competente proprio al massimo, perché fanno tutto loro, cosa che non è da sottovalutare. Le varie connessioni può essere gestita con dispositivi Android, Apple o direttamente da PC, ma solo Windows. E questo ad esempio è il kit più completo, che include appunto centrale, contatto, telecomando, sensore con videoverifica. In più ci sono già 2 batterie da 3V CR123. Partiamo dalla centrale, troviamo subito il manuale molto chiaro, scritto in vero italiano, non tradotto da chissà quale lingua, dove ci dà già tutte le caratteristiche, le segnalazioni, l'utilizzo della SIM, le impostazioni, come programmarla, come entrare, ci dice già tutto quello che serve. Poi chiaramente in caso di primo approccio all'installazione conviene fare, diciamo, un mini corso, un briefing col vostro distributore, che verosimilmente sarà a conoscenza delle funzionalità del prodotto. Oppure, se già vi basta quello che vi farò vedere in questo video, sappiate che ci sono poi anche dei video tutorial prodotti dall'azienda stessa che trovate sul suo canale, che vi lascio in descrizione. Tutto molto semplice, alla portata di tutti. Come vedete è molto piccola, perché è sostanzialmente un quadrato da 15 cm con gli angoli molto arrotondati, fatta in plastica bianca opaca, semplicissima, minimale, che sta bene in qualsiasi ambiente. Questo tasto ha dei LED RGB di segnalazione stato e può avere delle funzioni, perché alla pressione può essere programmato per fare cose. Dietro abbiamo le caratteristiche, il QR code, la staffa, 3 pulsanti superiori, 2 griglie di areazione, e sotto abbiamo tutte le connessioni. Abbiamo il pulsante di accensione, la porta LAN, la porta per nano SIM, molto importante, la SIM va messa a centrale completamente spenta, una porta micro USB e il connettore di alimentazione. Connettore di alimentazione perché questa centrale viene alimentata col suo alimentatore a 12 V da 0.6 A, anch'esso bianco, stesso design, e dunque a livello di installazione questa cosa di avere l'alimentatore esterno è una cosa che anche a me non piace tantissimo, però è facilmente risolvibile, perché posizionando la centrale vicino a un centralino elettrico si riesce in qualche modo di lato a fare un passaggio per far passare solo il connettore, e quindi nascondere l'alimentatore magari nel quadro elettrico e lasciare a vista solo la centrale. In dotazione ci vengono dati 2 tasselli Fisher da 5 e un magnete, perché una volta torta la staffa, in questa posizione esatta qua si può mettere il magnete per far sentire alla centrale il tamper, quindi la rimozione. Con la centrale abbiamo finito, vediamo cos'altro ci viene dato in questo kit. Questo è il sensore con videoverifica, ve lo faccio vedere anche all'interno. Sensore che funziona con 2 batterie CR123A, non dovete fare nulla, non c'è da impostare nulla, tutta la parte dell'elettronica e del sensore rimane protetta quando lo aprite, dovete semplicemente mettere le 2 batterie e fissare la base che è già predisposta per essere montata piatta oppure a 45 gradi
gradi con 2 fori laterali. Abbiamo la possibilità di richiedere negli accessori anche una staffa da parete. Gli switch che abbiamo a bordo servono semplicemente per abilitare o disabilitare l'apprendimento, impostare per quale centrale deve essere usato, se per la nostra EasyLAN o per la CLAN, e se attivare o disattivare il tamper nello snodo. Anche qui ci danno già tutte le istruzioni di come effettuare l'apprendimento, ma vi farò vedere che è molto semplice. A livello tecnico, diciamo, parlando del sensore in sé, questa parte qui sopra è l'infrarosso, quindi l'illuminatore notturno per la videoverifica. Qui ovviamente c'è la fotocamera VGA e questo è un LED di stato RGB che segnala gli allarmi. Come abbiamo detto, tecnologia di comunicazione radio 868, ha una portata di circa 12 metri con un'apertura con un fascio di 105 gradi. Mettiamo un attimo da parte il sensore. Qui troviamo 3 batterie CR123A, perché 2 sono per il sensore e una servirà per il contatto, diciamo serramento. Contatto radio che viene dato al corredo col suo magnete, che è molto piccolo, viene montato su questo zoccolo, ma la particolarità è che già in dotazione ci vengono poi dati 2 spessori. Questo è una cosa molto importante, perché tante volte sappiamo che la distanza tra il magnete e il read sul sensore non è sempre perfetta e ottimale. Molte volte questi ce li dobbiamo costruire, loro ce li danno in dotazione. Apriamo il sensore così lo guardiamo meglio. Batteria CR123A, read diciamo a bordo, in più abbiamo un'uscita per read esterno. Questa è la zona radio. Questo sensore ha già integrata anche la funzione anti-shock regolabile con questo trimmer e gestisce da solo anche un ingresso tapparella. Quindi 4 tecnologie, 4 funzioni già a bordo di un unico sensore. Nelle istruzioni allegate vi fa chiaramente vedere come effettuare i collegamenti, ma è molto semplice, perché il primo contatto a sinistra gestisce diciamo la chiusura di un contatto esterno tra il morsetto read e il morsetto GND, invece tra morsetto GND e morsetto EXT gestisce il contatto tapparella. È già impostato su 4 impulsi. Ci spiega anche come effettuare la taratura del sensore di vibrazione, del sensore shock, null'altro, molto piccolo, molto semplice. Una volta montato rimarrà chiuso in questo modo e il magnete andrà messo in questa posizione. Contatto magnetico che può essere inoltre messo in 2 posizioni, o in questa tradizionale o, per facilitare l'installazione, anche in questa. Perché? Perché vedete che sulla scheda ha 2 sensori magnetici read, uno su questo lato e uno su questo, per avere la doppia possibilità di installazione. Ci sarà anche un LED di segnalazione qui. Contatto e relativo magnete che può essere ordinato in colorazione bianca o marrone. Un prodotto unico che ci risolve diverse situazioni. Nel kit cosa abbiamo ancora? Abbiamo il radiocomando. Radiocomando che è fatto in questo modo, quindi da portachiave, molto piccolino, monta una batteria da 3 volt, una classica CR2032, è fatto in questo modo molto elegante, bianco, con una superficie diciamo soft touch per avere una buona presa in mano. Vedete che ha già la forma per il dito, è molto comodo e ha 6 pulsanti. 1, 2, 3, 4 sono 4 tasti diciamo programmabili. I 4 LED in prossimità dei 4 tasti sono i LED di stato di 4 singoli settori. Questo tasto è programmabile come panico o silenzioso e questo tasto serve per avere semplicemente la richiesta dello stato dell'area. Ora alimentiamo la centrale e la configuriamo per la prima volta. Questa centrale come si configura? In 2 modi. O gli colleghiamo un cavo di rete e dobbiamo diciamo programmarla tramite PC Windows scaricando il software che ora vi farò vedere, però il PC deve essere collegato ovviamente alla stessa rete su cui è collegata la centrale. Oppure non la colleghiamo al cavo di rete, lei genera un hotspot wifi al quale ci possiamo collegare con uno smartphone o magari un po' più comodo con un tablet. Dovremo semplicemente connetterci all'hotspot che viene generato dalla centrale e scaricare l'app gratuita 2B che si trova sullo store senza problemi. Io ora vi faccio vedere l'interfaccia diciamo a PC, è sicuramente più comoda e più ampia da utilizzare, ma le stesse funzioni le possiamo fare con smartphone o tablet. Direttamente dal sito 2B, dopo essersi loggati o eventualmente registrati come installatore, quindi bisogna avere un'azienda e una partita IVA, andando su prodotti sistemi anti-intrusione,
portandoci sulla nostra Easy LAN. Scorrendo sotto, oltre alla descrizione, troviamo materiale scaricabile e possiamo quindi scaricare 2V Connect per Windows, compatibile dal 7 fino agli attuali Windows 11. Qui in questa pagina troviamo anche i manuali e i firmware, ma la gestione degli aggiornamenti può essere fatta anche da app. Carichiamo l'applicazione, 64 MB, dopodiché la installiamo. Perfetto, software che appena aperto ci chiede semplicemente la lingua, lasciamo italiano e torniamo indietro. Software che una volta aperto si presenta in questo modo, una grafica molto semplice, chiara, ben leggibile. Su menu abbiamo la possibilità di aggiornare le interfacce grafiche, quindi la prima operazione da fare è cliccare aggiorna interfacce per aggiornarle tutte all'ultima versione. Quando siete arrivati a questa condizione dove tutte le interfacce sono verdi, sono tutte aggiornate, possiamo tornare indietro. Una volta arrivati in questa condizione con questa schermata, qui non abbiamo un elenco delle centrali perché è la prima volta che ne aggiungiamo una. Dopo aver cliccato modifica elenco dobbiamo fare aggiungi centrale. La centrale può essere aggiunta in due modi: o cercandola sulla rete locale, ma potrebbero esserci dei blocchi perché magari il vostro router o il vostro firewall impedisce determinate azioni. Se non viene trovata sulla rete locale bisogna aggiungerla scrivendo il seriale a mano. Colleghiamo un cavo di rete alla centrale e la alimentiamo. La centrale si avvia, abbiamo una serie di LED che si illuminano, compreso il tastone centrale con questo RGB verde, e ci spostiamo al PC. Ok, dopo aver alimentato la centrale procediamo con cerca su rete locale e vedete che viene già trovata una centrale e premiamo conferma. Perfetto, questa è la nostra centrale, basta cliccargli sopra una volta e si apre la finestra della nostra centrale. Ci dice attenzione, verifica password disabilitata, accesso installatore abilitato, centrale online, stato acceso. In questo caso per fare il primo accesso come installatore nel nome utente dobbiamo scrivere installer e premere Entra. Perfetto, arrivati a questo punto nella schermata ci dà la data e l'ora impostati nella centrale, quanti dispositivi ci sono, quanti utenti. Qui adesso è tutto diciamo alle impostazioni di default. Vedete che segnala Ethernet collegato, Wi-Fi abilitato ma non collegato, LTS collegato perché non c'è la SIM, e dice che abbiamo l'accesso a internet presente sulla porta di rete, alimentazione presente, e ci dà anche lo stato della batteria. Ora la prima cosa da fare è collegare la centrale diciamo al Wi-Fi, altrimenti può anche rimanere collegata come cavo di rete. Dobbiamo entrare in setup, premere il tasto ingranaggio qui nelle connessioni e dove c'è la parte del Wi-Fi dobbiamo cliccare l'ingranaggio, dobbiamo scegliere la nostra rete alla quale ci interessa collegare il Wi-Fi della centrale, dare la conferma con questa V verde, dobbiamo andare qui in Wi-Fi e modificare da access point, impostarla in modalità router. In questa casella router SSID mette il nome della nostra rete. Perché abbiamo tolto l'access point? Perché altrimenti il Wi-Fi della centrale sarebbe rimasto abilitato per cercare una connessione con un dispositivo smartphone o tablet, e per quello che noi ora dobbiamo fare il cambio e impostarla su router. Dopo aver identificato appunto la nostra rete inseriamo la password qui del nostro router, della nostra rete Wi-Fi. Possiamo scegliere se lasciare la generazione dell'IP dinamica o possiamo impostare un IP statico. Qui abbiamo anche la gestione del GSM che possiamo abilitare o disabilitare se non abbiamo una scheda da inserire. Nel momento in cui lo abilitiamo abbiamo la possibilità di inserire anche il PIN della SIM, quindi non è più necessario toglierlo prima di inserire la scheda. Possiamo mettere un limite agli SMS, possiamo abilitare o meno l'utilizzo dei dati, e utilizzando i dati della SIM per la connessione dobbiamo impostare qui l'APN dell'operatore della scheda. Abbiamo anche la possibilità di impostare tutti i parametri per l'invio di email e possiamo anche fare un test di invio email. In questo caso noi disattiviamo il GSM, abbiamo messo la password del nostro Wi-Fi eccetera, dobbiamo confermare le operazioni con la V verde. Ci ricorda che ovviamente in questo caso verrà disabilitata la modalità access point, quindi non sarà più rilevabile da dispositivi mobili. Arrivati a questo punto torniamo indietro con questo tasto qui verso sinistra, scorriamo di sotto fino a trovare il comando invia a centrale. Riceviamo la conferma, comando inviato con successo. Avete visto che l'interfaccia grafica comunque è molto semplice, molto chiara. Dobbiamo solo prendere dimestichezza con alcuni comandi, tipo questo comando invia centrale che abbiamo appena effettuato. Dovete diciamo prendere l'abitudine di usarlo spesso, perché ogni volta che verrà effettuata una modifica sulla centrale dovremo scegliere questo comando per inviarla, altrimenti non verrà acquisita. Adesso andiamo
andiamo avanti a prendere dimestichezza, diciamo, con tutti i menu e con la programmazione. Quindi dopo aver stabilito la connessione con la centrale, aver impostato il suo punto di accesso che lavora secondo queste priorità. Se c'è il cavo di rete presente, lei sfrutterà prima di tutto la connessione con cavo di rete. Se non c'è il cavo di rete ma abbiamo la rete wifi, lui userà la connessione wifi. Nel momento in cui mancasse la connessione a casa, quindi non ci fosse stabilita la connessione tramite rete wifi, lui si appoggia, diciamo, come backup al 4G della SIM. Ma se a casa non abbiamo internet, quindi né cavo di rete né wifi, possiamo gestire direttamente la centrale tramite il profilo dati della SIM che andiamo a inserire usando solo il modulo LTE. Come vi dicevo all'inizio, a livello di connessioni siamo full optional, le abbiamo tutte quante. Se abbiamo a casa la possibilità di avere una connessione via cavo, sicuramente è la più performante, la più stabile e la più veloce. Se non riusciamo ad arrivare col cavo di rete alla centrale, possiamo comunque connetterci in wifi e tenere il modulo LTE, diciamo, come emergenza. Chiaramente in base all'utilizzo che faremo del modulo LTE dovremo sottoscrivere un piano, diciamo, sulla SIM più o meno ampio a livello di giga disponibili, perché ci sono i piani, quelli riservati agli antifurti, che magari hanno 500 mega di connessione dati, che possiamo tenerlo come backup. Se abbiamo magari bisogno di usare solo quello e smanettiamo tanto con l'app lato utente, allora conviene mettere un piano dati più grosso. Adesso torniamo all'interfaccia, diciamo, del nostro computer e vi faccio vedere come aggiungere i sensori. Come gestione dispositivi, lui qua ci fa vedere tutti i dispositivi che abbiamo nel nostro impianto, tra i quali il primo è ovviamente la centrale. Per aggiungere un dispositivo, qua magari vedete già una cosa di cui vi parlo dopo, basta premere questo comando aggiungi dispositivo radio e andare sul nostro sensore, alimentarlo e premere il tamper. Vedrete che in automatico verrà aggiunto a questa schermata. Facciamo l'operazione insieme, diamo il comando, vi faccio vedere le modalità di acquisizione. Dunque possiamo aggiungerlo per seriale, quindi possiamo scrivere direttamente il seriale, oppure possiamo trasmettere l'apprendimento, come vi dicevo prima, col tamper. Lui in questa schermata è già in apprendimento con tamper. Prendiamo il nostro sensore, inseriamo la batteria, sullo zoccolo sono segnati il più e il meno, quindi inseriamo la batteria, il sensore si accende. Tutti i sensori hanno a bordo un ponticello o uno switch, dipende, magari questi hanno il ponticello, gli infrarossi hanno uno switch, dove viene abilitato l'apprendimento. Questo ponticello va sempre messo in modalità apprendimento per fare, diciamo, la scansione dalla centrale, e va poi rimesso in modalità di funzionamento normale, altrimenti il sensore non può funzionare. Questo da ricordare, da tenere a mente sempre. Premiamo il tamper, questo micro switch, e vedete che immediatamente viene trovato il Mini C sulla lista dispositivi acquisiti. Dopo averne appreso uno, in questa finestra lui rimane, diciamo, sempre in apprendimento, quindi possiamo andare avanti ad aggiungere tutti i dispositivi che fanno parte del nostro impianto almeno in questa fase. Poi chiaramente possono essere aggiunti anche in un secondo momento, però senza stare a fare ogni volta l'acquisizione. Una volta aperta questa finestra possiamo andare ad aggiungere tutti quelli che abbiamo bisogno di inserire in quel momento. Quindi in questo momento, dopo aver acquisito il primo, vado a mettere le batterie anche nel sensore con la telecamerina, quello che abbiamo visto prima. Lui si alimenta e vi faccio vedere come aggiungerlo col seriale. Qui sull'icona aggiungi dispositivo per seriale, inseriamo il seriale che c'è scritto dietro il nostro dispositivo, diamo conferma e vedete che lo riconosce esattamente per il modello che è e viene aggiunto alla lista. In questo caso abbiamo aggiunto 2 dispositivi, ma vi ricordo che se ne possono mettere fino a 64. Una volta acquisiti tutti quelli che ci interessano è sufficiente premere il tasto V e qui abbiamo l'elenco di tutti i nostri dispositivi. Esiste poi un'altra versione di contatto magnetico, questo qui più piccolo, si chiama Mini M868, stessa tecnologia dell'altro, sempre bidirezionale 868, questa volta monta una batteria a litio CR2 in dotazione, anch'esso con doppio read, quindi possibilità di mettere magnete da un lato o dall'altro, e ha l'ingresso per un contatto esterno, che può essere ad esempio una persiana. Non abbiamo il sensore anti-shock, non abbiamo l'ingresso tapparella, però capite bene che è un sensore più piccolo, costa anche qualcosina in meno, così vi faccio anche vedere la differenza delle due colorazioni disponibili. Abbiamo poi il sensore sempre radio 868 senza video verifica, è un infrarosso passivo con portata di 10 metri e anche qui angolo di 105 gradi.
alimentato questa volta da una classica batteria 9 volt non in dotazione. Chiaramente, non avendo la videoispezione, ha un consumo più basso. Su questo sensore abbiamo dei dip switch che fanno delle funzioni diverse. Il dip switch 1 si può impostare per fare il test o lasciarlo in modalità normale. Il dip 2 serve per impostare una sensibilità più alta o più bassa con un impulso o due impulsi. Possiamo col dip switch 3 disabilitare o abilitare il tamper del coperchio e col dip switch 4 abilitare o disabilitare il LED. Qui abbiamo inoltre un trimmer per la regolazione della sensibilità. Per fare questo dobbiamo mettere il LED in modalità on, il test in modalità on, e possiamo in questo modo effettuare dei test per valutare la corretta calibrazione della sensibilità. Abbiamo poi la sirena interna radio, molto semplice, da interno colorazione bianca. Questa è la parte dell'elettronica che viene alimentata dalle 4 batterie CR123A. Poi la sirena esterna, sempre bidirezionale, sempre batteria, si chiama Zela. Sirena molto interessante perché è fatta esattamente come una sirena esterna normale. Non abbiamo una versione accrocchiata per farla diventare radio, ma è una vera e propria sirena esterna con tutta la sua elettronica di bordo. Abbiamo tutti dei dip switch, LED di segnalazione visiva, un vero speaker di segnalazione acustica, antenna tamper coperchio, tamper antistrappo posteriore, possibilità di essere tassellata in 4 punti e il suo bel pacco batterie che viene fatto produrre in Italia dalla 2V. È un pacco batterie con celle Panasonic da 7,5 volt da ben 19.000 mAh. Anche qui abbiamo i dip switch da impostare in base al modello di centrale, il tamper che possiamo scegliere se può essere usato per far suonare la sirena o meno, e anche qui la modalità normale o a prendimento. Vengono dati poi in dotazione degli adesivi copriforo che servono per essere applicati sopra la vite, anche questi da mettere in questa zona per evitare che possa esserci un'intrusione di umidità o di acqua dai fori che abbiamo usato per i tasselli. Dunque, parlando di batterie, quella in dotazione con la sirena esterna ha un'autonomia di circa 2 anni, poi chiaramente varia molto in base a quante volte suona e di conseguenza andiamo a ridurre o aumentare l'autonomia. Questa è una stima fatta con una durata media con qualche suonata ogni tanto, ecco. Stato della batteria che viene costantemente monitorato dalla scheda elettronica che invia le informazioni alla centrale che, se attivato nelle notifiche, ci avvisa quando sarà scarica, mentre la batteria della centrale ha un'autonomia senza corrente di circa 14 ore. Ok, ora che mi sono aggiunto, tutte le periferiche che avevo in questo caso da attivare, vi faccio vedere un po' di impostazioni. Partendo dalla centrale, ogni dispositivo si può personalizzare con l'ingranaggio a fianco, ogni dispositivo si può eliminare con il tasto cestino. Entriamo ad esempio nelle configurazioni della centrale, possiamo sicuramente cambiare il nome per mettere quello che più preferiamo, attivare o disattivare il tamper antistrappo della centrale, quindi quel magnete che si può montare o meno sulla staffa da muro, la lingua della centrale, la segnalazione della manomissione, quindi del tentativo di strappo, se deve fare nulla, eventi più notifiche o eventi più notifiche più allarme. La supervisione dei dispositivi, quindi andiamo da un minimo di 30 minuti a un massimo di 210 minuti. Diciamo che un valore normale può essere ad esempio ogni 2 ore. Segnalazione mancanza dispositivi: cosa deve fare se manca qualche dispositivo? Deve generare un evento più notifica o un evento più notifica più allarme. Il ritardo dell'assenza rete, quindi dopo quanto tempo ci deve notificare l'assenza di 230 volt e possiamo abbassarlo fino a 15 minuti. Allarmi: dunque l'allarme di livello 1 può essere impostato come visivo più sonoro basso, oppure visivo più sonoro medio o visivo più sonoro alto. Abbiamo l'allarme panico a sua volta impostabile, l'inserimento che può generare solo una segnalazione visiva o anche una segnalazione audio, stessa cosa per il disinserimento, e poi lo stato impianto solo visivo, quindi la segnalazione sulla centrale dello stato inserito o dello stato disinserito. Abbiamo poi una zona in centrale che è il pulsante. Il pulsante può lavorare in 3 modi, che sono sostanzialmente silenzioso, può generare un panico o può generare una logica. Possiamo decidere se può essere escluso e possiamo decidere se può avere l'alert. L'alert non è altro che una segnalazione acustica, una specie di funzione gong o din don che può essere abilitata.
lo lasciamo in modalità zona panico, quindi alla pressione genera un allarme di panico, e lo salviamo. Nella centrale non abbiamo nulla se non questo tasto in alto a destra molto importante che serve per controllare se ci sono aggiornamenti. La versione adesso è 3.34, possiamo cercarli, dice che è già aggiornata, altrimenti ci avrebbe notificato la presenza di vari aggiornamenti e potevamo farli direttamente con un tasto aggiorna centrale. Gli aggiornamenti non sono una cosa che viene fatta in automatico, non vengono notificati, è cura dell'installatore di tanto in tanto entrare nella configurazione anche da remoto per controllare se ci sono nuovi aggiornamenti. Come si fa l'accesso da remoto vedrete poi a fine video che ci sarà una procedura per la quale viene abilitato l'accesso degli utenti con la password. Quando l'utente dalla propria app andrà a gestire l'impianto dovrà abilitare o disabilitare a suo piacimento l'accesso dell'installatore, quindi massima sicurezza per l'utente che potrà decidere lui stesso quando dare accesso alla centrale per fare controlli, modifiche, aggiornamenti e tutto quello che è necessario. Andiamo avanti con le programmazioni. Salviamo queste impostazioni, ci spostiamo ad esempio sulla sirena esterna che andiamo subito a rinominare. Cosa possiamo fare? Possiamo scegliere se abilitare o meno il tamper, se avere la supervisione, quindi il controllo in tempo reale dello stato e anche della batteria, decidere quali settori di allarme bisogna associare, adesso ne abbiamo solo 2 ma poi vi faccio vedere che ne creiamo degli altri. Possiamo abilitare o disabilitare tutte le varie tipologie di allarme, quindi la risposta che lei produce quando viene attivato un allarme o un inserimento. Stato impianto solo visivo serve per visualizzare se l'impianto è inserito o meno. Anche qui abbiamo la possibilità di cercare gli aggiornamenti come nella centrale. Poi abbiamo tutti i vari contatti. Quindi il contatto mini, ad esempio, che noi potremmo chiamare portoncino, dobbiamo dirgli su quale impianto deve essere associato, ma in questo caso abbiamo solo una centrale. Questa voce è presente perché in futuro verranno aggiunti degli accessori che sono delle espansioni radio su cui possiamo deviare il segnale trasmesso e ricevuto dai sensori. Possiamo decidere se attivare o meno il tamper, decidere se attivare o meno la supervisione. Il contatto interno che ha il sensore possiamo gestirlo a sua volta dandogli un nome, dandogli un livello di allarme, quindi basso livello 1 o alto livello 2, e possiamo decidere su tutte le zone, ovviamente, se sono dei sensori istantanei, ritardati, 24 ore, silenziosi, panico o se devono lavorare con una logica. L'alert è la funzione che semplicemente all'apertura e alla chiusura del contatto genera un avviso sonoro che non genera però a sua volta nessun allarme. Questo contatto 1 lavora in parallelo con il read interno del contatto. Se lavora uno non lavora altro, ma gestisce una sola uscita. Salviamo questo dispositivo. Poi abbiamo invece il mini con 4 zone. Questo diventa molto interessante perché possiamo dare un nome al dispositivo mini 4 zone, mentre l'altro l'abbiamo chiamato portoncino, ma nella realtà sarebbe più corretto chiamarlo mini una zona. Il contatto interno lo chiamiamo portoncino. Questo portoncino, ad esempio, essendo una porta d'ingresso, io lo metterei come ritardato. Perfetto, quindi abbiamo il mini una zona e il mini 4 zone. Torniamo al mini 4 zone. Tamper, supervisione, eccetera, possiamo personalizzare tutto come prima. Vedete che qui abbiamo 4 contatti separati perché possono essere gestiti indipendentemente. Il read interno che lavora in 2 posizioni, la vibrazione, il contatto esterno che può essere una persiana e la tapparella, dove il contatto interno 1 lo chiamiamo ad esempio porta finestra soggiorno. Il massimo di caratteri che ci stanno è questo, quindi una cosa che io faccio sempre con gli impianti è porta finestra soggiorno. Livello di allarme alto, modalità istantanea, escludibile, senza alert. La vibrazione la attiviamo e la chiamiamo sempre vibrazione porta finestra soggiorno. Il contatto esterno non ce l'abbiamo e la tapparella in questo caso non ce l'abbiamo. Poi abbiamo il sensore interno senza telecamera. Anche questo andiamo a dargli un nome e lo chiamiamo semplicemente PIR, sempre collegato a quel ricevitore, sempre con tamper e supervisione. Il contatto che va a generare lo chiamiamo IR cucina, tipologia di zona volumetrico, istantaneo, escludibile e lasciamo tutto così com'è. L'infrarosso con la videocamera invece lo chiamiamo PIR video. Vedete che questo dispositivo, non avendo il trimmer di regolazione a bordo, lo possiamo però gestire direttamente da qui, e la zona che va a rilevare la chiamiamo IR soggiorno.
Questa tipologia di sensore però non può essere ritardata, quindi dobbiamo considerare che non può essere installato in ambienti dove c'è l'ingresso. Poi abbiamo la sirena interna, disattiviamo il tamper perché potrebbe partirmi senza volerlo, la supervisione che lasciamo sempre attiva, i settori a cui è associata e i tipi di allarmi. Rimane il Viper esterno, 2V che poi, come vi ho detto all'inizio del video, produce un'ampia gamma di sensori per esterno. In questo caso abbiamo il Viper R versione radio 868 che è appunto un sensore da esterno alimentato con 2 batterie CR123. Questo è il modello Viper, quindi con 2 infrarossi passivi indipendenti che monta una lente Fresnel nera a 5 settori, porta fino a 12 metri, ha un'apertura di 100 gradi, ha una funzione walk test manuale e adesso vedremo che ha una funzione walk test, quindi di test di funzionamento tramite un trasmettitore Bluetooth e l'app dedicata. Ha una tecnologia con un'analisi dell'allarme basata su algoritmo RedSense di validazione digitale del segnale infrarosso, controllo allarme, tamper, antimascheramento, controlla la batteria e controlla la supervisione via radio. Protezione IP54 waterproof con scocca antivandalo grado IK10, garantito per funzionamenti da meno 40 a più 70 gradi e con un'umidità relativa del 95%. Questa è la tecnologia che usa con doppio infrarosso, quindi l'allarme è generato solo quando la testina superiore rileva prima della inferiore, discriminando così la direzione del movimento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con questa tecnologia, che è un'esclusiva dei prodotti 2V, abbiamo il doppio infrarosso che funziona posizionato in basso a 1,10 m e il doppio infrarosso che con questa selezione può essere montato anche ad altezze fino a 2,20 m. Montato con una rotazione delle lenti a 90 gradi possiamo anche usarlo come protezione, diciamo, in visione tenda di una parete. In dotazione abbiamo già tasselli Fisher 3 da M5 e 1 M6 con tutti gli O-ring da mettere sotto la testa delle viti per l'umidità. Abbiamo un manuale di installazione completissimo che ci dà tutte le caratteristiche di funzionamento delle lenti, le regolazioni, le posizioni, la possibilità di mettere ad esempio dei coprilente, tutta la programmazione dei LED, della sensibilità e il funzionamento dei deep switch. Apriamo il nostro sensore. E qui abbiamo le 2 lenti assolutamente indipendenti nel posizionamento e nell'angolazione. Qui abbiamo il connettore di alimentazione da inserire qui. Abbiamo montati i coprilente che vanno tolti perché servono solo quando viene installato in modalità tenda per ridurre il fascio, ma abbiamo in dotazione anche questi sticker adesivi che sono delle maschere che possiamo andare ad applicare sulla lente, perché possiamo andare ad escludere delle zone con un rilevamento di movimento non desiderato. Oltre alla loro costruzione eccezionale e alle ottime prestazioni, il punto forte di questi dispositivi è questo schedino. Questo è il modulo Bluetooth che va inserito su questo connettore, in questo modo, e tramite applicazione sul telefono, dove si riesce a monitorare l'effettivo comportamento del sensore in tempo reale per effettuare un'installazione ottimale ed escludere così dei falsi allarmi, che sono la cosa più rognosa dei sensori da esterno. Quindi inseriamo il trasmettitore, attiviamo la modalità di programmazione remota tirando su il DIP7, andiamo sullo store del nostro dispositivo e scarichiamo l'applicazione che si chiama View Sensor, questa qui, della 2V. La installiamo, apriamo l'applicazione, diamo tutti i consensi del caso, dobbiamo connetterci manualmente al modulo Bluetooth. Andando nella ricerca troviamo un dispositivo che inizia per TBD con un numero dietro, tentiamo di fare l'accoppiamento, la password è 1234, il dispositivo risulta connesso. Aprendo l'app View Sensor vediamo subito il dispositivo TBD01409, lo selezioniamo, lui tenta di fare la connessione, dice che il sensore sta facendo la stabilizzazione delle testine in corso. Perfetto, qui abbiamo esattamente il grafico di quello che riescono a percepire le singole testine, guardate che figata. Vedete che quando va in allarme mi si illumina di blu
e in questo modo vi dà la percezione di tutto quello che capta. Vi spiego un attimo cosa indica a display. Abbiamo innanzitutto la temperatura del sensore, abbiamo sopra l'indicazione del modello e della versione del sensore, qui abbiamo il livello del segnale percepito dalla testina superiore e dalla testina inferiore. In questo modo possiamo fare un test della singola testina con i valori che riesce a rilevare. Chiaramente oltre il 100% è un segnale che genera l'allarme. Lavorando con due fasce indipendenti in modalità diciamo accoppiata, se io riesco ad azionare la testina inferiore ma non mi rileva quella superiore, non va in allarme. Vedete che l'inferiore mi sta rilevando ma quella superiore no. Se io interrompo entrambi i fasci, vedete che il sensore va in allarme. Questa è una cosa molto importante, perché quando avete dei sensori all'esterno, girando col telefono riuscite a testarli da lontano, da vicino, da determinate angolazioni, magari contro luce, spostandoli di posizione, per ottenere un'installazione l'installazione perfetta. Non è necessario disalimentarlo per togliere lo schedino, ma dobbiamo rimettere la modalità configurazione esterna disattivata. Quindi andiamo in configurazione, lo chiamiamo sensore esterno, togliamo il tamper, lasciamo la supervisione e lasciamo anche l'antimascheramento. La zona lo chiamiamo rilevatore giardino, ad esempio, zona istantanea escludibile, possiamo mettergli un alert per magari sentire dei movimenti all'esterno. Quindi diciamo che i sensori li abbiamo più o meno configurati tutti. Torniamo indietro, inviamo il comando alla centrale, così iniziamo a scrivere un po' di cose. Nei dispositivi una cosa che possiamo subito fare, perché servirà dopo, è aggiungere un dispositivo Shelly. Si fa semplicemente aggiungendo il dispositivo IP, mettiamo l'indirizzo IP del nostro dispositivo che troviamo nel menu informazioni dispositivo alla voce ID dispositivo. Nel vostro router conviene metterlo statico, perché altrimenti al primo riavvio del modem, se gliene viene associato uno diverso, la centrale non lo trova più nella rete. Premiamo OK. E vedete che ci ha aggiunto senza problemi uno Shelly 1, perché questa centrale è predisposta per dare comandi bidirezionali agli Shelly, quindi riceve lo stato e invia i comandi. Andiamo a configurarlo, lo chiamiamo Shelly luce giardino, luce balcone. Supervisione, quindi lui controlla se il dispositivo è connesso, se va fuori connessione ce lo notifica. Zone, dunque paradossalmente questo Shelly può essere usato anche come zona di allarme, quindi possiamo collegargli all'ingresso un contatto. In questo modo andiamo ad espandere virtualmente ma anche tecnicamente e praticamente il nostro impianto, dove possiamo definire se è una zona pulsante, se è una zona porta, quindi un contatto chiuso che viene aperto, e possiamo proprio attivarla come zona. Oppure non definiamo l'ingresso ma lo usiamo come uscita, quindi come relè. Il nome uscita lo chiamiamo luce balcone. Tipologia di uscita on-off potrebbe invece essere ad esempio un impulso, quindi dopo un certo tempo si stacca, e la categoria di uscita potrebbe essere intesa come luce, cancello eccetera. In questo caso, essendo una luce, possiamo anche mettere luce. Lo salviamo e il dispositivo viene aggiunto correttamente al nostro impianto. Torniamo indietro, inviamo il comando alla centrale, prende anche i dispositivi Shelly 2.5 per comandare le tapparelle, o anche i dispositivi Shelly che sono delle lampadine con attacco E27. Prende diciamo tutta questa tipologia di prodotti e riesce a gestirli senza problemi. Dopo aver determinato i dispositivi possiamo determinare i settori, le aree della nostra centrale. Noi in questo caso abbiamo perimetrale e volumetrici, possiamo aggiungere ad esempio giardino. Per ogni settore possiamo dare il tempo di ingresso e il tempo di uscita, ma ovviamente configurando la zona come istantanea questi tempi vanno a decadere. Possiamo decidere quanto dura l'allarme basso L1 e quanto dura l'allarme alto L2. A cosa servono i due allarmi? Per generare un preallarme. Quindi in questo caso, essendo un sensore esterno, possiamo dare un preallarme con magari solo un avviso sonoro basso. Se poi persiste l'allarme si genera un allarme definitivo. L'alert è quello che segnala il movimento, quindi con una risposta audio. L'automatismo è quello che in automatico dopo due allarmi di livello 1 genera un allarme di livello 2. Gestione porta aperta, che sarebbe la zona aperta, serve per ricevere nel caso solo una notifica o un allarme immediato o un'auto-inibizione della zona. A questo punto in quest'area, in questo settore, possiamo aggiungere le zone e nel nostro caso ci interessa semplicemente il rivelatore da esterno. Quindi qui abbiamo la lista, possiamo aggiungerne altre o eliminarle. Diamo OK
Abbiamo poi il settore perimetrali. Andiamo a personalizzare anche il perimetrale. Qui nel perimetrale andiamo ad aggiungere ad esempio il portoncino e la porta finestra. Mettiamoci anche la vibrazione. Andiamo a personalizzare anche i volumetrici aggiungendo l'IR della cucina e l'IR del soggiorno con la verifica video. Confermiamo, torniamo indietro e inviamo alla centrale. Azioni, che cosa sono le azioni? Le azioni sono quello che può fare la nostra centrale. Quindi ad esempio può fare un inserimento totale che è un inserimento e che attiva tutto quanto tranne ad esempio il giardino. Possiamo anche fare delle combinazioni dove all'inserimento di un settore ne disattiva un altro, possiamo gestirla come vogliamo. Poi ad esempio abbiamo il disinserito che disattiva tutto, quindi anche il giardino in questo caso. Poi abbiamo il parziale che per esempio può inserire solo il perimetrale senza attivare i volumetrici ma senza attivare anche il giardino. Possiamo aggiungere un'azione che ad esempio si chiama esterno, dove fa un inserimento del settore giardino. Abbiamo creato un'azione che inserisce il totale tranne il giardino, un'azione che toglie tutto, un'azione che mette diciamo solo il perimetrale, ma si chiama parziale, ma potremmo chiamarla tranquillamente perimetrale, e un'azione che attiva l'esterno. Torniamo indietro, inviamo il comando alla centrale e così abbiamo definito anche le azioni. Abbiamo poi un menu molto importante che è quello degli utenti. Dunque installer app è diciamo l'account che sta facendo l'installazione. Noi per consegnare l'impianto al cliente dobbiamo per forza creare un utente che è sempre consigliabile mettere amministratore, perché l'amministratore può avere degli accessi particolari che sono ad esempio la gestione degli utenti e la gestione delle notifiche, quindi è sempre meglio consegnare almeno un account amministratore e poi si possono attivare degli account normali che fanno solo inserimenti e disinserimenti. L'account amministratore gestisce i settori che noi decidiamo di fargli gestire, può gestire anche degli scenari che in questo momento non abbiamo ancora creato, possiamo decidere se per una questione di privacy ad ogni utente dare l'accesso alle immagini di alcuni sensori, tutti o nessuno, possiamo decidere se quest'utente deve ricevere le notifiche degli inserimenti e dei disinserimenti e qui possiamo impostare due numeri di telefono. I due numeri di telefono servono a ricevere gli SMS e le chiamate vocali nel caso ovviamente ci sia la SIM inserita. Il formato è 0039 che è il prefisso internazionale seguito dal nostro numero di telefono. Possiamo anche configurare un'email che deve ricevere determinate comunicazioni e poi possiamo creare l'utente. Quindi utente 1 con la sua password che deve avere almeno 5 numeri. Arrivati a questo punto è molto importante perché possiamo assegnargli anche un radiocomando, quello che abbiamo visto all'inizio del video. Basta dare più, premere 5 e 6 sul radiocomando, il radiocomando viene associato e a questo punto possiamo decidere cosa far fare ai tasti. Ad esempio noi possiamo decidere di fare al tasto 1 l'inserimento come azione totale, possiamo decidere che il tasto 2, quello a fianco, va a fare un'azione di disinserimento, possiamo decidere che il tasto 3 va a fare un inserimento, un'azione di perimetrale e che il tasto 4 va a fare un'azione di inserimento solo dell'esterno. Ho fatto un aggiornamento per fargli acquisire tutti i comandi, quindi abbiamo messo tasto 1 totale, disinserito, perimetrale esterno. Il tasto 5 può essere associato a una modalità panico o allarme silenzioso ed è l'unico tasto che richiede una pressione di 5 secondi per evitare degli azionamenti involontari e noi lo attiviamo come silenzioso. In questa fase la combinazione delle scritte non viene aggiornata correttamente, diamo un comando di aggiornamento e vedete che ce li ha memorizzati tutti in modo corretto. E abbiamo creato anche gli utenti. Le notifiche sono semplicemente tutte le notifiche che possiamo decidere di mandare in modalità email o notifica push o entrambe. Possiamo scegliere da qui quali notifiche mandare a quali utenti, oppure possiamo andare negli utenti e scegliere quali utenti devono ricevere quali notifiche. I programmi sono semplicemente l'attivazione e la disattivazione programmata dell'impianto.
va fatto sempre una programmazione per l'attivazione e una programmazione per la disattivazione. Telecamere, abbiamo la possibilità di aggiungere delle telecamere IP, sono stati fatti degli aggiornamenti, adesso supporta oltre alle telecamere DAWA anche le telecamere Sanel e le Provision. La differenza è che le telecamere DAWA vanno a prendere le immagini anche memorizzate nella microSD, mentre Sanel e Provision possono ricevere un comando di snapshot in tempo reale. Se attiviamo una di queste due telecamere, vedete che viene data anche una possibilità di scegliere quante immagini per evento, fino a 8 fotogrammi. Nome utente e password sono i dati di accesso alla telecamera IP e con questo tasto si può fare il test di collegamento. Io purtroppo non ho al momento telecamere IP per fare la prova. Gli scenari sono semplicemente delle sequenze di azioni che la centrale va ad eseguire. Quindi noi possiamo creare uno scenario che si chiama inserisci tutto e l'azione che ne può seguire può essere ad esempio il totale, che però non inserisce ad esempio il giardino, e poi gli mettiamo anche l'esterno. Quindi l'azione che si chiama inserisci tutto va a attivare tutti i settori che noi abbiamo impostati nella centrale. Vuoi aggiungerlo a tutti gli utenti? Sì, torniamo indietro e inviamo il comando alla centrale. Le logiche sono riferite a delle accensioni, a delle attivazioni che possiamo far succedere in concomitanza con degli eventi. Ad esempio, se noi andiamo a creare ora una nuova azione che si chiama accensione faro, cosa succede? Questa accensione faro va a controllare un relè, perché in questo caso abbiamo configurato uno Shelly come relè, ma potrebbe essere una luce, una lampadina a luce bianca, una lampadina RGB o uno Shelly 2.5 di una tapparella. Impostiamo un controllo relè sull'uscita luce balconi Shelly, che è l'unica che abbiamo in questo caso, e cosa fa? L'attiva. Poi dobbiamo creare anche lo spegnimento faro. Azione, controllo relè, uscita il nostro Shelly, cosa deve fare? Deve spegnerlo, oppure potrebbe anche commutare, quindi fare un'inversione dello stato. Uscita luce balcone, comando disattiva. Lo salviamo, torniamo indietro, inviamo il comando alla centrale. Quindi ora, se torniamo su logiche, possiamo crearne una, la chiamiamo faro allarme e possiamo decidere che con un settore che va in allarme di tipo L1, quindi logica OR. Cosa vuol dire? Vuol dire che se uno dei tanti settori va in allarme, lui mi deve attivare quest'uscita di qualsiasi settore, quindi qualsiasi settore vada in allarme mi attiva questo faro, esegui azione e l'azione in questo caso deve essere accensione faro, ok? Altra operazione da eseguire alla fine dell'evento, andiamo a scegliere l'azione spegnimento faro. Quindi noi abbiamo creato una condizione dove all'allarme di uno qualsiasi dei settori mi accende questo faro e quando smette di suonare l'allarme me lo spegne. Qui la possibilità diventa veramente diciamo infinita. Invia alla centrale. Negli eventi abbiamo semplicemente tutta la memorizzazione di quello che è successo nella centrale. Vigilanza è un capitolo che non prenderei in considerazione. Ricevere, inviare e salvare serve per memorizzare la configurazione corrente. Torniamo alla home. In questo momento vi faccio vedere che finite tutte le impostazioni possiamo uscire dal setup, siamo comunque collegati alla centrale. Una cosa che possiamo fare è entrare in test, che è una modalità molto comoda, quindi andando avanti con la freccia a destra abbiamo la possibilità di fare test zone, test sirene, test radiocomandi, test GSM, test immagini. Abbiamo la possibilità ad esempio di testare le zone. Vediamo ad esempio i sensori con l'icona diciamo che da rossa diventa grigia, tutti i volumetrici che segnalano diciamo l'apertura della zona con il pallino rosso. Stessa cosa per il sensore esterno, verificare ad esempio lo stato dei settori, quali utenti sono connessi, in questo caso è connesso un installatore, oppure possiamo provare le sirene. Cliccando il tasto I a fianco possiamo attivare dei test visivi più bip o test allarme. Stessa cosa sulla sirena esterna. E dopo tutta questa produzione cinematografica dove ho cercato di farvi vedere un po' tutta la programmazione, sicuramente ho tralasciato qualche dettaglio, sicuramente non vi ho fatto vedere tutte le combinazioni possibili di azioni, scenari, veramente lì va solo alla vostra fantasia, compatibilmente con quanti dispositivi avete installato o quanti magari Shelly avete aggiunto, perché se avete degli Shelly che comandano le tapparelle potete ad esempio fare in modo che quando inserite l'antifurto si chiudono o quando lo togliete si aprono, o prima si abbassa
bypassano e poi si mette l'antifurto, potete insomma creare tutto quello che vi pare, veramente le potenzialità sono infinite. Terminata la programmazione bisogna fare due cose importanti, che sono abilitare il codice per l'accesso e uscire dalla programmazione. In questo modo l'applicazione, che è sempre la stessa, non verrà più usata dall'installatore per fare le configurazioni, ma verrà usata dall'utente per accedere all'impianto. E adesso vi faccio vedere un attimino come, che notifiche invia, come si comanda, gli allarmi, insomma facciamo 2 o 3 prove. E prima di fare queste prove metterò anche una SIM nella centrale per vedere come funzionano le telefonate e gli SMS. Ok, per inserire la SIM bisogna spegnere la centrale. Per spegnere la centrale bisogna staccare l'alimentazione, la rete non è fondamentale, tenere premuto il pulsante power fin quando la centrale non emette un bip lungo. Così è completamente spenta. Possiamo prendere la nostra nano SIM, che va inserita come in figura, la inseriamo fino in fondo, fino al click, possiamo rialimentarla e lei automaticamente si riavvia. Torniamo a collegarci come installatore perché dobbiamo verificare un po' di robe. Prima entriamo in modalità setup. Dentro connessioni dobbiamo andare a impostare tutti i parametri della SIM, quindi abilitarla se non era già abilitata, e se per caso fate l'abilitazione da uno stato precedente non abilitato dovete riavviare la centrale. Utilizza dati SIM, lo mettiamo e impostiamo la PN, che in questo caso è una SIM Very Mobile Wind e la PN è internet.it. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo registrare il messaggio vocale che la centrale deve, pronunciare al telefono quando vi chiama. Cliccando qua impostazioni abbiamo tutta la procedura per farla. Intanto dobbiamo mettere il nostro numero di telefono, poi dobbiamo chiamare il numero. Dopo aver chiamato il numero e aver risposto col telefono dobbiamo iniziare la registrazione, poi possiamo ascoltarlo e abbiamo finito. Non è il caso di riavviare il modulo. Facciamo una prova in tempo reale con il mio telefono qui davanti. Ok, mi sta chiamando, rispondo, in questo momento non dice nulla, io ho il telefono all'orecchio, devo semplicemente cliccare inizia registrazione messaggio. Attenzione, allarme casa dattoli. Poi ho fermato la registrazione, possiamo ascoltarlo, me lo fa ascoltare nella capsula del telefono, ve lo faccio riascoltare. Attenzione, allarme casa dattoli. Possiamo ora chiudere la chiamata. E lui ha memorizzato questo messaggio che abbiamo registrato. Diamo conferma, torniamo indietro. Dopo aver fatto questo possiamo tornare, mettiamo la finestra un po' più grande, possiamo tornare nelle notifiche. Allora adesso notate che sull'utente 1, che è un amministratore, se vado nell'ingranaggio abbiamo più icone, ossia le notifiche push, le email, le chiamate e gli SMS. Quindi possiamo attivare tutte le notifiche che vogliamo. Possiamo ad esempio attivare l'allarme di basso livello sia con SMS con chiamata che con notifica. Io attivo solo i 2 tipi di allarme e la mancanza di alimentazione. Do conferma, torno indietro, invio il comando alla centrale e noi in questo caso abbiamo finito. Quando abbiamo finito di fare tutte le programmazioni del caso, poi ovviamente le possiamo riprendere, noi dobbiamo tornare alla home e fare un passaggio fondamentale. Il passaggio fondamentale è entrare in configurazione, abilitare l'accesso con password, quindi da questo momento in poi sia l'installatore che l'utente possono accedere all'app o al portale web, che è la stessa cosa, solo con password. Diamo conferma e usciamo dal setup. Ora vi faccio vedere cosa succede all'utente. Dunque l'utente entra con il nome che abbiamo creato e la sua password, che in questo caso è 12345, ed entriamo. Questa è l'interfaccia utente con inserimenti e tutto quanto, ma questa la guardiamo poi meglio dall'app. Quello che dovrà fare l'utente ogni volta è andare su utenti e abilitare o disabilitare l'accesso all'installatore con questo flag. Da questo momento in poi l'installatore non può più entrare nella centrale. Usciamo e adesso iniziamo a usare l'app. Ok, veniamo adesso all'app, vediamo come funziona. Apriamo la nostra app 2V Connect, usciamo un attimo dall'utente. Vi faccio capire una cosa. Una volta che siamo qui all'ingresso dell'app, con la stessa applicazione possiamo entrare sia in modalità installatore, quindi mettendo sempre la scritta installer con la password,
ed entriamo in modalità app, quindi formato diciamo telefono. Va anche in orizzontale, ma forse è più comoda in verticale, e qui vedete che abbiamo entra in setup con la possibilità di fare tutte le modifiche che abbiamo fatto in fase di programmazione, e infatti vedete che la centrale risponde con questo lampeggio che è la modalità installatore. A noi questa modalità non interessa, abbiamo già visto tutto quello che c'era da vedere, ma questo è il modo per entrare da remoto nell'impianto. Usciamo dal setup, usciamo dall'installer e eliminiamo questo impianto. Quindi noi apriamo l'app, non abbiamo centrali, dobbiamo installarlo al cliente, facciamo aggiungi centrale, aggiungi con QR code, con seriale o con ricerca sulla rete, possiamo farlo tranquillamente con QR code. Lui mi becca la centrale, impianto massi, mi dice accesso installatore abilitato perché adesso per entrare l'ho riabilitato. Quindi entro come utente 1, mi raccomando attenzione alle maiuscole e minuscole, password che era 12345 non la memorizzo per un motivo. Entro come utente, cosa devo fare? Devo andare a disabilitare l'installatore, altrimenti non posso usare l'impianto. Perfetto, quindi io ora ho il pieno controllo del mio impianto. Vedete che c'è una memoria allarme, non viene cancellata fin quando non facciamo un inserimento e un disinserimento. Proviamo subito. Quindi tasto inserisci che mette il totale, mette tutto, lo togliamo, disinserito e vanno via le memorie allarme. Cosa possiamo fare da qui? Possiamo controllare lo stato zone, quindi quello che c'è di aperto me lo notifica senza problemi. Stessa cosa il pallino rosso sui sensori. Qui abbiamo la gestione utenti, possiamo controllare lo stato dei settori se sono inseriti o meno, insomma tutto molto semplice. Parzializza va ad inserire solo quello che vogliamo, quindi io ho inserito l'allarme da applicazione e ovviamente posso toglierlo da telecomando. Impianto disinserito. Come risponde il telecomando? Se io chiedo lo stato dell'impianto, se risponde con tutti e 4 i LED lampeggianti vuol dire che non è inserito. Se io inserisco una sola partizione, che può essere ad esempio il giardino, col tasto 4, lui fa sempre il tempo di uscita che abbiamo impostato, che si può anche impostare a 0, va in inserimento, la centrale rimane armata e vedete inserito parziale. Se vado a controllare le zone, i settori, vedete che ho inserito solo il giardino. Se io ora faccio un'interrogazione dal radiocomando per sapere se è inserito, vedete che poi parte anche l'avviso luminoso, chiedo al telecomando se è inserito, mi risponde con LED 1 e 2 inseriti, vuol dire che c'è qualcosa di inserito, non ti dice però quale settore. Ora disinseriamo, usciamo dall'applicazione, la chiudiamo completamente e vi faccio vedere che notifiche arrivano. Ok, ora provo a fare un inserimento totale e vado a far suonare l'infrarosso con la videoverifica. Quindi inserimento totale, centrale che va in tempo di inserimento. Ecco, ancora prima è già andato in allarme. Vedete, un allarme intrusione è stato generato dalla zona IR soggiorno PIR, arriva anche il messaggio di testo, ora dovrebbe arrivare anche la telefonata. Sentiamo il messaggio. Attenzione, allarme casa Dattoli. Perfetto, possiamo attaccare, possiamo disinserire l'antifurto e andiamo a vedere che tipo di notifica ci ha mandato con la videoverifica. Ok, memoria allarme, IR soggiorno PIR video. Se andiamo in immagini, vedete che abbiamo tutte delle varie segnalazioni, tra cui quella di oggi 26 alle 15:30. Se clicchiamo con il tasto lui scarica le immagini e vedete che abbiamo i 3 fotogrammi che ha ripreso durante l'allarme. Ovviamente oltre a questi che abbiamo ricevuto possiamo semplicemente andare di nuovo in immagini e fare una richiesta, quindi schiacciando il tasto fotocamera. Lui fa un risveglio del sensore che è andato in stand by, vedete sta avanzando la percentuale, fa il download dell'immagine richiesta. Se apriamo abbiamo cattura manuale, possiamo fare il play dell'immagine e ci dà l'immagine in tempo reale che abbiamo chiesto noi, non quella che viene inviata al momento dell'allarme. È tutto qui, è tutto molto semplice, non ci sono grosse cose da vedere. L'unica cosa importante in impostazioni utente dovete tenere attive le notifiche push, altrimenti non ti arrivano. Una cosa interessante è che noi qui abbiamo solo la possibilità di mettere tutto quanto, di scegliere i settori, ma se vogliamo creare dei comandi diversi da avere a schermo, possiamo andare in utente, impostazioni, aggiungi preferiti e possiamo collegare un widget delle azioni che abbiamo programmato, tipo azione inserisci solo esterno. Poi possiamo aggiungere anche i comandi per accendere ad esempio i nostri scelli, quindi accensione faro, e lo mettiamo qui, lo salviamo
e vedete che in automatico ce le troviamo qui sotto nell'app. La gestione a livello di app utente è semplicissima, se dobbiamo entrare come installatore è semplicissima. Non vi ho ancora fatto vedere che nelle zone possiamo andare a escludere con questa opzione, con questo flag blu, se inserirlo o meno nel prossimo inserimento. Un'altra cosa interessante è la campanellina delle zone alert, quindi vi ricordate che avevamo programmato questo sensore come zona che suona. Vedete che se la apre fa il din don, non lo fa in chiusura, lo fa solo in apertura. Questa cosa la gestiamo in programmazione su quali zone devono suonare o meno, ma all'occorrenza possiamo disattivarla anche da qui. Vi faccio vedere ancora una particolarità: non abbiamo mai esaminato questi 4 LED della centrale. Il primo in alto vuol dire che è alimentata correttamente, se manca rete lampeggia, poi per ottimizzare i consumi lampeggiano anche gli altri, ma solo ogni tanto. Il primo LED indica che è collegata via cavo di rete, il secondo che è collegata via wifi, l'ultimo lampeggia perché la rete GSM è presente, ma diventa fisso solo nel momento in cui passiamo alla connessione LTE. Se io adesso stacco il cavo di rete, vedete che va via la connessione di rete e lui dovrebbe fare l'accesso al wifi accendendosi il terzo LED. Questo perché avevamo già impostato tutti i parametri di rete, quindi io continuo a collegarmi all'impianto senza problemi. Cosa succede adesso? Succede che noi potremmo aver bisogno magari di un organo di comando fisso a casa, quindi non avere il cellulare in mano, non avere il telecomando dietro, può voler dire che un'altra opzione, ad esempio, è installare un tablet fisso a parete. Quindi noi prendiamo il nostro tablet, installiamo anche qui l'applicazione e noi possiamo lasciare un dispositivo del genere, anche un tablet come questo che costa 100 euro su Amazon ed è da 10 pollici, sempre fisso, sempre acceso, e che possiamo eventualmente all'occorrenza spegnere con il blocco schermo. Poi magari possiamo impostare delle ricariche ottimizzate per non farlo esplodere, insomma lì da gestire, però all'occorrenza magari impostando uno sblocco con immagine, dito o pin tuteliamo l'accesso all'applicazione che diversamente possiamo non memorizzare, diciamo, la password d'ingresso, e ad ogni connessione dobbiamo metterlo. Però secondo me è più comodo lasciare l'applicazione sempre attiva e impostare un blocco sicuro sul device, in modo che quando siamo a casa non abbiamo bisogno di spegnerlo, se non al massimo abbassare la luminosità. Abbiamo sempre tutto sotto controllo, come le memorie allarme, abbiamo l'accesso a tutto quanto, ma nel momento in cui blocchiamo lo schermo bisogna impostare una password o un qualcosa per accedere all'impianto. Vi faccio ancora vedere che forse prima non l'abbiamo guardato bene che tipo di messaggio arriva. Arriva un messaggio del genere dove dice: un allarme intrusione di livello 1 è stato generato dalla zona IR soggiorno per video nel settore volumetrici. Insomma, un impianto che a livello, diciamo, smart assolutamente fantastico, affidabile, componenti di qualità anche per un dispositivo come la sirena esterna, sensori piccoli, semplici o un po' più grossi, ma molto tecnicamente complessi per varie installazioni. Non abbiamo provato il tastone del panico perché adesso non l'avevo memorizzato. Con questo materiale, con un po', diciamo, di fantasia, possiamo fare delle programmazioni molto interessanti. Con questo film da più di un'ora, praticamente a chi non conosceva l'impianto e non sapeva come si usasse, come si programmasse, ho già fatto vedere praticamente tutto. Magari manca qualche passaggio, qualche scorciatoia, qualche tipo di scenario che potete inventare, ma sono veramente praticamente infiniti. Se sei un installatore e ti è piaciuto l'impianto, consiglio mio da collega: parla col tuo distributore, perché se non tratta questa marca dovrebbe iniziare a trattarla. So anche che essere un installatore di antifurti vuol dire essere legato per forza a certi marchi, perché con gli anni, con l'esperienza, abbiamo appreso delle nozioni, delle particolarità, delle magagne, perché quelle ci sono sempre, che ci fanno desistere dal cambiare marca. Io stesso sono uno di quelli, però io nel momento in cui trovo un prodotto che va bene, diciamo, per il radio e la parte smart, e magari un altro prodotto che va bene per impianti diversi, magari tutti cablati, io sono un uomo felice. Per chi è, diciamo, della vecchia scuola, approcciarsi a questo tipo di impianti con queste interfacce, con l'utilizzo di un computer o di un'app eccetera, magari può sembrare un po' macchinoso, un po' difficoltoso, ma vi garantisco che tra tutte quelle che ho visto, la loro interfaccia di comando, di programmazione, è la più sensata, perché le cose hanno tutte dei nomi che hanno un senso e sono legate da un filo logico. Tante volte programmando gli impianti bisogna fare cose che, ragionandoci sopra, non hanno senso. Se non volete cambiare marca, vi ricordo però di dare almeno un'occhiata a tutta la gamma di sensori esterni, perché qui veramente fanno dei sensori che spaccano di brutto. Questo è uno diciamo quasi un modello base.
stanno uscendo con altri prodotti particolari che non vi posso anticipare, usciranno con degli accessori che andranno ad ampliare la gamma di questa centrale smart, tante cose già presenti, tante che insomma bollono in pentola, bollono si dice, tante altre che sono lì in pentola a bollire e soprattutto materiale di qualità. Non sono giocattoli, sono prodotti professionali, non li trovate su internet, non li trovate nella grossa distribuzione, inutile che vi parlo di prezzi. Se siete un privato e volete un impianto così, contattate il vostro installatore di fiducia che vi farà il preventivo. Io sono stravolto perché montare un video da un'ora vuol dire lavorarci non so quante ore, voi questo non lo sapete, ma proprio per questo vi chiedo un bel like e soprattutto di iscrivervi al canale perché è gratuito, non vi costa nulla e mi aiutate molto, mi supportate nella creazione di contenuti nuovi come questo. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!